Everyone's telling me it's right, it's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. Ciao a tutte, bentornate sul mio canale, benvenuti a tutte le nuove iscritte. Io sono Tiziana e oggi andiamo a realizzare la borsa trapezio. Questa borsa è veramente molto veloce, la potete fare tranquillamente in mezza giornata ed è adattissima anche alle principianti. Per poterle realizzare ci sarà un kit a disposizione su gomitoli.com, che è sempre Borgo dei Pazzi, con lo sconto del 30% nelle date che vedete indicate e anche la possibilità di poterla personalizzare nel colore, quindi mi raccomando, occhio alle date. E adesso vediamo nel dettaglio tutto quello che troverete in questo meraviglioso kit. Come avete visto dall'anteprima, il progetto di oggi è molto facile ma soprattutto velocissimo, si può veramente realizzare anche in una giornata. Io oggi utilizzerò la fettuccia di Borgo dei Pazzi in dalicra. È molto bella, nello specifico io oggi utilizzerò la numero 38, ma l'ho già utilizzata per creare la mini coffa. E la cosa particolare di questa fettuccia è che non presenta imperfezioni e ha dei colori continuativi, quindi anche a distanza di tempo, se volete ricomprare lo stesso colore, lo troverete identico, quindi non cambierà mai il bagno. Poi ci servirà anche una coppia di manici. In questo caso io ho scelto questi qua rettangolari da 16x10, ma volendo il progetto può essere realizzato anche con dei manici diversi. La rocca da 500, come vi dicevo, è già iniziata perché io ho già realizzato una parte del progetto, che è veramente semplice perché sono due parti identiche e poi vengono assemblate insieme attraverso una cucitura. Comunque vi spiegherò tutto strada facendo, quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo questa lavorazione partendo da uno dei due manici e andiamo ad avvolgere la parte più lunga con 11 punti bassi, quindi prendiamo il nostro filato, in questo caso la fettuccia, facciamo un cappietto ed iniziamo quindi ad avvolgere questa parte con dei punti bassi, in questo modo. In totale dovranno essere 11, quindi 2, 3, 4, 5, man mano andiamo a stringere, 6, 7, 8, 9, lo sistemiamo e facciamo gli ultimi due, quindi 10 e 11, ed ecco qui. Adesso facciamo 3 catenelle che andranno a sostituire la prima maglia alta del giro successivo, voltiamo il lavoro e adesso per una serie di giri che poi vi dirò dobbiamo creare degli aumenti a inizio e fine giro. Quindi sul primo punto andiamo a fare 2 maglie alte, la prima l'abbiamo già realizzata con le 3 catenelle, nello stesso punto quindi andiamo a crearne un'altra. In quelli successivi andiamo a fare invece una maglia alta singola. Quindi siamo partiti da 11 maglie, questo giro quindi ne aumentiamo 2, diventeranno 13. Quindi arriviamo a questo punto e vedremo come proseguire. Siamo arrivate all'ultimo punto, quindi qui dobbiamo creare l'aumento. E andiamo a creare nello stesso punto 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Qua poi tiriamo per bene il filo. Adesso nuovamente 3 maglie alte che sostituiscono sempre la prima maglia alta del giro successivo, voltiamo il lavoro e un'altra volta andiamo a ripetere il nostro aumento. Quindi una già l'abbiamo eseguita e andiamo avanti.
quindi una maglia alta sotto ogni maglia sottostante fino ad arrivare all'ultima dove andremo a effettuare un altro aumento. Quindi ci rivediamo per farvi vedere ancora una volta questo passaggio. Siamo arrivati nuovamente alla fine anche di questo giro, andiamo a creare sull'ultima maglia un altro aumento, perché vi ricordo che uno all'inizio e uno alla fine della riga. Quindi siamo partiti da 11, questo era 13 e questa era 15, perché ogni giro aumenteremo di 2. Quindi 3 catenelle, voltiamo il lavoro e nuovamente aumento sul primo punto. Su quelli seguenti ne faremo una maglia alta per ogni maglia alta sottostante e così via finché poi non arriviamo all'ultimo punto e ripetiamo sempre lo stesso schema con l'aumento finale. Quindi arriviamo a 27 maglie in totale e ci rivediamo per vedere come proseguire. Sono arrivata all'ottavo giro, quindi ho 27 maglie. Adesso nei prossimi 4 giri non faremo più aumenti, ma semplicemente le maglie che ci ritroviamo. Quindi sempre 3 catenelle, voltiamo il lavoro, quindi la prima è già realizzata, si va in quella successiva e si creano i 27 punti alti per un totale, come ho già detto, di 4 giri. Io già l'altro pannello l'ho completato, manca solamente il contorno, quindi completiamo i 4 giri e ci rivediamo per fare tutto il giro di rifinitura. Ed ecco il pannello completo. Faccio una rettifica: alla fine i giri senza aumento sono 3, perché 4 poi diventava troppo grande. Adesso noi riprendiamo la nostra fettuccia e andiamo a creare il giro di contorno. Quindi riprendo il filo, io mi aggancio qui proprio all'angolo e inizio a contornare di punti bassi. Praticamente dovremmo creare 2 punti bassi in ogni praticamente maglia alta sottostante. Guardate, se vi ricordate, inizio giro noi abbiamo sempre la maglia alta, quindi qui già ho fatto le prime 2, vado in quello successivo e ne faccio 2 e poi proseguo in questo modo, sempre con 2 maglie basse che avvolgono, diciamo, la maglia alta di ogni inizio giro. Poi questo ce l'andiamo a nascondere. Io già un pannello l'ho realizzato, vedete, e lo lascio proprio con questa forma perché lo andremo poi a cucire al contrario, quindi dal dritto, per poi rivoltarlo una volta completato. Quindi finiamo il giro di contorno e ci rivediamo per la cucitura. Completati quindi tutti e 2 i pannelli, li ho praticamente messi uno sopra l'altro dalla parte del rovescio, perché poi appena completiamo la cucitura la borsa la rivolteremo al contrario. Per permettere una apertura abbastanza agevole, io praticamente partirò, ho contato 5 maglie e anche da questa parte, in maniera tale da partire la cucitura da questa parte e arrivare qui, quindi questa parte lasciata aperta. Io mi sono già agganciata qui con dell'altro filato, adesso vi mostro. Quindi io a questo punto non lo prendo, quindi vado in quello successivo e prendo le costine esterne in questo modo, tiro per bene, poi vado in quelle successive da questa parte e tiro per bene il filo e vado in quella successiva ancora con quella di fronte, quindi solo la costina che vediamo. Proseguo la cucitura
su tutto il perimetro. Mi raccomando, questo e questo devono coincidere, così l'apertura è identica. Quindi completiamo questo passaggio e ci rivediamo a borsa completa. Borsa trapezio completata, guardate, è veramente venuta deliziosa, soprattutto è velocissima da fare, si può realizzare anche in mezza giornata e avete visto dal progetto è anche semplice, quindi adatta anche alle principianti. In ogni caso, se c'è qualche passaggio che non vi convince o che non avete chiaro, mandatemi un messaggio. La cosa più importante da tenere presente è che questo kit sarà in sconto su gomitoli.com, che è sempre Borgo dei Pazzi, nelle date che vedete scritte. Basta aggiungere il codice sconto che appunto vi lascerò anche in descrizione. Potete personalizzarlo nel colore, quindi diciamo che ne vale veramente la pena. In ogni caso vi dico sempre, date un'occhiata anche su gomitoli.com, che ci sono tantissime offerte, quindi occasioni da non perdere. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi sul mio canale, lasciatemi un commento, fatemi sapere se vi è piaciuto e ci vediamo alla mia prossima creazione.